e con il tuo spirito. Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Gesù si trovava di nuovo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona in noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vorrei commentare per voi la prima lettura ai Galati. Questa lettura vediamo che Paolo, la prima parte di questa lettera, sta elevando Pietro. Riconosce la sua superiorità e deve lui sottomettersi a Pietro e sottomettere anche il suo Vangelo, come lui la sta predicando. Lui sta divulgando la parola di Dio. Sa che non deve correre in vano, io devo essere in comunione con lui. A un certo momento dopo lo oppone viso aperto, come poi tu, che sei giudei, che vivi come pagani, aspettare che i pagani vivano come giudei. Ecco, è molto interessante, riconoscere la grandezza e poi tagliarlo. Ma non è Papa infallibile, Pietro più infallibile che mai. Come può Paolo dire questo a Pietro? E come può Gesù chiamare Pietro Satana una volta? Subito dopo gli ha dato le chiavi. Dietro di me Satana, perché tu pensi come gli uomini, non secondo Dio. E ci saranno altre occasioni che Gesù dovrà anche lui apporre viso aperto. È molto interessante questa dinamica che Pietro è rivestito di un potere estremo, incredibile, eppure è un povero uomo che ha bisogno di serenità. E la grandezza di Pietro è che lui sta dentro questo gioco. Lui accetta di avere le chiavi del regno dei cieli e accetta il suo bisogno di essere aiutato e corretto lungo il percorso. E questa è la grandezza di Pietro. E forse è la grandezza di ogni uomo o donna che ha una posizione di autorità, che possa usare quell'autorità o esercitare quell'autorità con quell'umiltà di una persona che è sempre in cammino di conversione. E se ci sono cose che possono disturbare la salute mentale di una persona, è il potere. Se tu hai il potere e non sei stato educato ad amministrare quel potere correttamente, il potere ti può mangiare, disturbare la tua personalità. Nelle comunità, nelle industrie, quando una persona ad alto livello viene spostato, perde la sua posizione, spesso non sa che fare della sua vita, perché tutta la sua personalità è stata rivestita del ruolo, tutto il ruolo, ma non più nulla in sé. E questo è evidentemente uno squilibrio terribile. Anche se tu hai un ruolo, tu non sei il tuo ruolo. Tu sei una persona chiamata alla santità, chiamata alla conversione, chiamato a prendere la tua vita interiore, la dimora di Dio. E avrai anche un ruolo. Ma chi tu sei davanti a Dio, la tua identità di fronte a Lui, non è tu. I've tried to say today, it's a little bit complicated. I'm trying to speak about the letter of Paul to the Galatians. We have two dynamics
Paul says, I have to go to Peter to present him the gospel that I'm preaching. I don't want to be doing the wrong thing, and so I have to be in communion with Peter and those who are considered the columns of the church. And they give him his right hand, recognizing that Paul is preaching correctly the word of God. And then in the same letter, in the same passage, he says, but then I had to tell Jephthah, the rock, Peter, that he was wrong. And then he was, as a Jew, he was living like the pagans, and then obliging the pagans to try and live like the Jews, but he wasn't doing that himself. So it's very interesting to see this dynamic. He upholds Peter and his role, and knows he has to submit himself to that. But at the same time, he has to correct Peter, because Peter's doing wrong. Now, that's pretty strange. Can we go to our authorities and correct them when they're our authorities? And when that authority is the Pope, can we do that? One day, Jesus had to say to Peter, straight after he'd given Peter the keys, the kingdom of heaven, he would say, get behind me, Satan. You don't think according to God, but according to man. Well, that's a pretty rough thing to say to the first Pope. And it won't be the last time he has to correct Peter. And the greatness of Peter is that he accepts this dynamic. He's being invested with a great power, and he doesn't forget his littleness. That is the greatness of Peter, which makes him such an incredible pope. And that's the challenge for any one of us who is given any sort of role of authority, any sort of power. That power can disturb us terribly if we aren't taught and if we aren't helped to live it. The power can redesign our understanding of ourselves. And we start to live according to the power. We start to live according to the role. And as soon as we step out of the role, we won't know who we are. Because we are not our role. And we are not our power. We are who we are in front of God. Poor, needy men and women who have to go through the same walk of conversion of everyone else. Which is why it's so important that in our lives we can balance this out correctly, realizing that we have a gift to give, and at the same time we never